Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per l'amore e gli affetti del secondo semestre 2026. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici della bilancia. Può essere un momento costruttivo dove potrebbero esserci proprio dei progetti a livello di coppia o anche magari domande, diciamo, un po' filosofiche su che cosa volete creare nella vostra vita. Tenete presente che l'imperatrice è anche l'archetipo della madre, quindi per qualcuno si può trattare di gravidanze. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Mm. 7 di coppe, 2 di pentacoli, re di spade, 9 di pentacoli. Asso di bastoni, giustizia e mago. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è l'andamento energetico del periodo e in un secondo momento andiamo a vedere una scansione temporale degli eventi, cioè di quello che, scusate, di quello che succederà qua. Cercherò di dirvi quando potenzialmente potrebbe succedere. Allora, partiamo da questo. Avete una lettura un po' particolare, eh? Partiamo dal 7 di coppe, 4 di coppe, sì, sento come se foste in un momento dove non vedete tante alternative, dove non vedete possibilità, come vie di uscita da una certa situazione, e magari per qualcuno potrebbe anche essere da una certa relazione. Con questo eremita potreste sentirvi un po' soli a portare avanti delle cose. E probabilmente è per quello che non vedete alternativa, cioè potete contare solo su di voi, ho come questa sensazione. Però in realtà fatevi veramente una domanda, perché ho anche l'idea che qualcuno potrebbe non riuscire ad accettare l'aiuto. Perché comunque c'è un 4 di coppe, una coppa viene offerta e l'altra persona, cioè è la persona che non guarda verso questa coppa. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Abbiamo un fante di spade e un asso di pentacoli. C'è come un nuovo inizio. Io questo 2 di pentacoli al contrario lo sento come una decisione presa. Il fante di spade mi dice che potrebbe essere un momento dove c'è da controllare qualche cosa. Potrebbe essere anche una questione tra genitori e figli, dove i figli vanno per la loro strada, in questo semestre, e c'è come da metabolizzare il tutto. E vi dico questo perché c'è questo re di spade al contrario, che mi parla della necessità di diventare più flessibili, di diventare più morbidi, meno rigidi. Mondo, 10 di coppe, 2 di spade, asso di spade. Vi dirò che se fosse una questione romantica potrebbe essere il fatto di
vivere da soli, essere single per esempio, o avere una frequentazione ma vivere da soli, e non voler vedere altre alternative, e invece qui ci potrebbe essere come un inizio di qualche cosa a due. Perché vi dico questo? Perché c'è anche il mondo che mi parla di un trasferimento, del compimento di un risultato, c'è come un qualche cosa qui con questi due assi che potenzialmente ha inizio. Andiamo a vedere questo 9 di coppe. 5 di spade e regina di bastoni. Datemi una carta per il 5 di spade. Regina di coppe, 9 di spade, 10 di bastoni. Non lo so, come la sensazione che potreste, con questo asso di spade, dire le cose come stanno a qualcuno intorno a voi, semplicemente risolvere il problema dicendo non è più un problema mio. Potrebbero esserci delle discussioni, delle liti, effettivamente, delle divergenze, però vi dico, con questo 9 di coppe vi sento proprio sereni. È come un po' rimettere qualcuno al suo posto, come questa sensazione. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Due di coppe, asso di coppe. Ragazzi, secondo me, volenti o nolenti, inizierà qualche cosa di nuovo, con qualcuno. Vi dico, figure ce ne sono. Potrebbero essere... mm, io ho come la sensazione che potrebbe essere una persona più grande di voi. Però dipende sempre da quanti anni avete. Ehm, Lo andiamo poi a vedere anche dopo, se mi dà conferma o smentita nella linea di carte dopo. Andiamo a vedere la giustizia. Tre di pentacoli e fante di pentacoli. Allora, io ragazzi sento che in questo periodo, perché avete ben tre assi e un mago alla fine, 3, 4, li avete tutti e 4, pentacoli, spade, bastoni e coppe. In più avete anche questo 2 di coppe, avete il mago, avete il 10 di coppe. Cioè io sento che se all'inizio del periodo state pensando che io sono single, resto single, sto tanto bene così, mi faccio i fatti miei, non rendo conto a nessuno, e no, vi sbagliate, nel senso che secondo me inizierà qualche tipo di conoscenza che se non vedo subito che sarà una conoscenza di tipo romantico, cioè ho più la sensazione che inizierete a fare qualche cosa per cui potreste conoscere questa persona e potrebbe nascere veramente qualche cosa di nuovo. Se vi conoscete da un po' con queste carte potrebbe diventare un'ufficializzazione. Abbiamo anche la giustizia qui, quindi si tratta proprio di etichettare la relazione, che cosa siamo, quali sono i binari, quali sono le regole del gioco, che cosa stiamo costruendo insieme, ci stiamo conoscendo, impariamo a, non lo so, far leva sui nostri punti di forza. Sì, qui potrebbe essere per qualcuno il non voler più sentir parlare di certe cose. Se per esempio fosse una relazione duratura, che dura da tempo, con questa eremita c'è un po' come il ok, lasciamo stare certe cose, il lasso di spade potrebbe anche tagliare, questo re di spade mi dice di flessibilizzare o in questo caso, siccome abbiamo la giustizia dopo, potrebbe essere un cambiare le regole del gioco
E qui vedo che potrebbe esserci un nuovo punto di incontro, soprattutto se avete magari una situazione strana con dei familiari. È come se vi dicessero di cedere un pochettino e trovare un nuovo punto di incontro. Eventualmente in questo caso potrebbe esserci la necessità di andare davanti a un legale per decretare certe cose, per firmare certe cose, soprattutto se si tratta di questioni inerenti a una casa. Andiamo a vedere il mago. Nove di pentacoli e 4 di bastoni. Rido perché il 9 di pentacoli ha la stessa energia solitaria, indipendente, autonoma e da single dell'eremita, però il problema è che qui è al contrario, quindi ragazzi, o sì sarete fidanzati entro la fine del periodo, o se siete già fidanzati potreste come andare al passo successivo, quindi effettivamente con il 4 di bastoni e il 3 di pentacoli potreste iniziare a pensare come ad una convivenza, perché qui il mondo ce l'abbiamo, ci può essere un trasferimento, un po' quello che vi dicevo prima. È come se pensaste del no, non vado mai più a convivere e invece poi alla fine sì. Va bene, andiamo a vedere mese per mese come si sviluppano le energie. Quattro di spade, ecco l'isolamento del single, del 4 di spade, vivo da solo, niente mi smuove. Poi abbiamo la giustizia, gli amanti. 8 di coppe, asso di spade, 8 di pentacoli. Luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Allora, andiamo a vedere questo 4 di spade, perché la sensazione è quella di questa eremita, cioè come se foste un po' lì a fatti vostri, avete bisogno delle vostre cose, state cercando di rimettervi in sesto, di guarire, di qualcuno recuperare le forze, un equilibrio psicoemotivo potrebbe anche essere. Abbiamo l'imperatrice e di nuovo l'eremita. C'è come un senso di solitudine nei confronti di qualcuno o di un ruolo, potrebbe essere. È come se qualcuno fosse lì, isolato, chiuso su se stesso e pensasse a questa imperatrice. E tra l'altro ce l'avete anche qui. Andiamo a vedere la giustizia. Sette di bastoni e re di spade al contrario. Sì, ragazzi, io sento che è come se arrivasse ad un certo punto la necessità di mettere una pietra sopra qualche cosa, di trovare un accordo, vi dicono di cedere, con questo re di spade capovolto 2 volte, cercate di diventare un po' più flessibili proprio al fine di pianificare questa questione. Andiamo a vedere gli amanti a settembre, perché potrebbe essere proprio tutto questo gruppo di carte. È come se risolta una situazione se ne aprisse un'altra. 6 di pentacoli. Potrebbe anche essere con questi amanti che effettivamente, siccome qua vi dicevo che ci sono delle discussioni con i 5 di spade, può essere che questa giustizia al contrario rappresenti proprio la divergenza perché c'è un disequilibrio, una disarmonia, c'è qualche cosa da regolarizzare e a settembre con i 6 di pentacoli finalmente si arrivi a questa giustizia, a questa riassestamento mi viene da dire. Anche la carta degli amanti è un momento di armonia, di equilibrio, di un qualche cosa che è reciproco. Quindi se fosse la questione per esempio tra parenti e dove ci sono le questioni legali, sento che si possono mettere a posto entro settembre. Se fosse una questione romantica, sì, io sento che comunque
Settembre sarà un momento dove le cose sbocceranno, come questa sensazione. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Asso di spade. Avete un sacco di assi di spade, 3. Un sacco di assi in generale. E forza. Scusate, voglio andare a vedere anche questo asso di spade qui, appeso, e 5 di pentacoli. Dunque, ottobre può essere un momento intenso, nel senso che potrebbe esserci, io questo gruppo di carte qui lo sento qui, più che tutto verso settembre, questo inizio, questa conoscenza, questo incontro, questo amore o questo affetto reciproco dove c'è stima, dove c'è rispetto, dove c'è la volontà di conoscere l'altro e non di usare l'altro. Però poi è come se a ottobre qualche cosa che viene a galla, che poi secondo me riprenderete qualche tema, qualche discorso a novembre, vi lascia un po' perplessi, cioè è come se voleste andare un po' più a fondo sul dove stiamo andando, cosa metti tu nel piatto, cosa ti do io, cosa mi dai tu, cosa ti aspetti da una relazione, o cose per lo stile, o cosa vuoi creare tu nella tua vita, potrebbe anche essere, visto che qui abbiamo l'imperatrice. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli, 5 di spade. Sento che è come un non mettersi d'accordo qui. Cioè, il potenziale c'è, è bellissimo. Il ruolo della fortuna. C'è un tema con una casa, datemi una carta per il 5 di pentacoli, giudizio. Non lo so, può esserci un tema con una casa, vi dicevo qua avete 2 volte la giustizia, c'è come una spartizione, un qualche cosa che potrebbe dover essere ristrutturato o rivisto, potrebbe essere un tetto da mettere a posto, una facciata da ricolorare, non lo so, ho come la sensazione che ci sia un tema abitativo che per qualcuno prevede un trasferimento che potrebbe essere preso e ripreso verso l'autunno in considerazione ehm, non lo so, mi viene da darvi questo messaggio. Se per caso uscite con qualcuno o vi capiterà di conoscere qualcuno che in questo momento non riesce a pagarsi un affitto e pensate di prendere in casa questa persona fin quando non troverà un lavoro per potersi pagare un affitto, io non lo so se è una buona idea. Un altro asso. C'è una ruota della fortuna, effettivamente potrebbero esserci delle occasioni così, diciamo, inaspettate. Potrebbe esserci come un giro di boa inaspettato. Andate a fondo di questo argomento perché secondo me stavo guardando una cosa ma non ho sufficienti carte per dirvi quello che mi è arrivato. Non lo so, potrebbe esserci un colpo di coda a fine anno con questa ruota della fortuna e il giudizio. È come se ci fosse un qualche cosa che viene a galla, perché guardate, è come quello che vi dicevo qua, non è più di mia competenza. Però c'è anche un 5 di bastoni, c'è un 4 di coppe, come se non voleste vedere qualcosa, mi viene da dire. Tutto sommato, abbiamo comunque ruota della fortuna, asso di coppe. Qualcosa cambia e anche se c'è questo momento un po' di defiance a novembre, dove abbiamo l'appeso, dove le cose potrebbero anche un po' essere più lente, devo dire che secondo me c'è un cambio positivo, anche perché
c'è la voglia, c'è la volontà di costruire qualche cosa con questa persona, avete comunque un tre di pentacoli, sì, un'imperatrice, non mi veniva, sì vabbè, il tre di pentacoli ce l'avete, quindi siete molto focalizzati sul costruire qualcosa di materiale con questa persona o nelle relazioni romantiche in generale. Ok, se dovessimo parlare di famiglia, qui sento un po' il tema del non è più compito mio, da qui in avanti te ne occupi tu, e se ci fosse qualche cosa, qualche litigio, qualche discussione in atto con qualche parente, secondo me nel prossimo semestre c'è la possibilità di rimettere le cose a posto, di fare quelle firme che vi mancano per dividere la casa, dividere l'eredità, dividere quello che è. Se parliamo di amicizie, ecco, qui secondo me potrebbe esserci una bella sorpresa per qualcuno, perché ho come la sensazione che potrebbe dichiararsi una persona che conoscete da un po' e che non avete mai preso in considerazione come un potenziale partner, e invece in questo semestre potreste scoprire che anche quella persona ha messo gli occhi su di voi. E per qualcuno potrebbe esserci come un legame molto forte in questo periodo, come a livello di amicizia sto parlando, cioè è come se incontraste qualcuno, e qui se siete obessi, se avete dei progetti in testa, io sento che potrebbe essere una persona con la quale condividere questa passione. Per quello che riguarda l'amore, diciamo, se siete single c'è la possibilità di iniziare un qualche cosa di bello, secondo me, già a fine estate, io direi. Se siete in coppia, c'è voglia di costruire, c'è voglia di aprire un nuovo capitolo, può essere la convivenza, l'acquistare casa insieme, il ristrutturare una vecchia casa potrebbe essere, è come creare il proprio nido, sento. Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Qui parla di una chiamata d'amore e quindi c'è come questa dichiarazione di cui vi parlavo qui, c'è qualcuno che vi pensa e ve lo farà sapere. E qui abbiamo la farfalla e parla di passare alla fase successiva della vostra relazione. Parla anche di guarigione del bambino interiore e parla di crescita. Sì, ma infatti si finisce molto meglio di come si inizia. Andiamo a vedere una fatina. Amore incondizionato, bellissimo. Prima di tutto verso voi stessi, amatevi così come siete, nei pregi e nei difetti, nel bello e nel brutto. Perché siete così anche quando sbagliate, soprattutto quando sbagliate, perché ognuno di noi fa sempre del proprio meglio con gli strumenti e le conoscenze che ha. A posteriori poi è facile dire perché non ho fatto quella cosa lì. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video, per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, diversamente potete anche abbonarvi al canale, anche lì tratto le credenze limitanti esattamente come nel percorso individuale, però diciamo che la formazione lì è più ampia perché parlo anche di temi di metafisica, di metamedicina, di alto-basso astrale, di come proteggere il campo aurico, si parla di traumi, di chakra, di come sviluppare i sensi psichici, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in 3A e 3B, vanno viste parallelamente quelle due. Bene,
Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!